Come promesso, pochettina in abbinamento alla borsa estiva in raffia. Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi realizziamo la pochette in abbinamento alla borsa in raffia estiva. Quindi con un unico kit realizziamo due progetti, ma addirittura è rimasta ancora un po' di raffia, circa 40 grammi, per realizzare o un piccolo portamonete oppure una tracollina, e quindi trasformiamo questa pochette in borsetta. Prima di vedere tutta la spiegazione, che oltretutto è davvero super semplice, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui social. Vi mostro adesso come realizzare questa pochettina in abbinamento alla borsa in raffia estiva che è uscita qualche giorno fa, e sto utilizzando la raffia che rimane del kit che vi ho proposto. Allora, faccio quindi un piccolo campione e sempre con multipli di 4 io ho realizzato 16 catenelle più 2 e sono tornati indietro a punto basso, e adesso vi mostro come realizzare le noccioline. Quindi faccio una catenella, volto il lavoro e sui primi due punti che abbiamo realizziamo due punti bassi, 1 e 2, sempre col 3,5 sto lavorando. Poi nel punto successivo facciamo il nostro punto nocciolina, quindi io entro e chiudo una maglia alta a metà, quindi non la chiudo del tutto, faccio anche la seconda e faccio anche la terza, sempre nello stesso punto. Vedete? E poi chiudo tutte insieme e faccio una catenella, e questa è la nostra prima nocciolina. Poi proseguo e faccio 3 punti bassi nei 3 punti seguenti, quindi 1, 2 e 3. Nuovamente una nocciolina, quindi prendo il filo, entro per la prima volta, faccio una maglia alta chiusa a metà, faccio anche la seconda e faccio anche la terza. A questo punto ho 4 asole, prendo l'uncinetto, chiudo tutto e faccio una catenella e nuovamente ripeto e faccio 3 punti bassi e poi farò di nuovo una nocciolina. Vedete? Quindi arrivo fino a qui e vediamo come cambiare il colore. Fine giro abbiamo l'ultima maglia bassa che, anziché chiudere con questo colore, lo chiudo col colore successivo a cui ho già fatto un cappietto. Ecco fatto, e chiudo. Faccio una catenella, volto il lavoro e adesso vado a fare il giro di punto basso prima di rifare le noccioline. Quindi in questi primi due punti faccio 2 punti bassi, 1 e 2. Poi vedete, questo non si fa, che è la catenella che si fa per chiudere il punto nocciolina, si va qui e vedete qui 1, 2, 3, 4 saranno i punti che dobbiamo lavorare. Questo invece è quello, è la catenella che ha chiuso il punto noccioline, non si lavora, altrimenti andiamo a creare degli aumenti. Quindi tra una nocciolina e l'altra in questo giro ci saranno sempre 4 punti bassi. Vedete? Quindi passo qui, 1, 2, questo lo possiamo anche tagliare, 3 e 4. Stessa cosa qui, 1, 2, 3 e 4. Qui ne ho 3, siamo a fine giro, 1, 2 e 3. Faccio una catenella, volto il lavoro e adesso ricominciamo con le noccioline, ma stavolta dobbiamo fare in modo che le noccioline di questo giro cadano al centro. Quindi
mi troverò 4 maglie basse prima di realizzare la mia nocciolina. Vedete, sono esattamente al centro e vado a rifare la nocciolina, quindi entro e faccio la prima maglia alta non chiusa completamente, la seconda e la terza. Chiudo tutto, faccio la catenella, che è quella che noi non dobbiamo lavorare nel giro di punto basso, e poi di nuovo 3 punti bassi, quindi 1, 2 e 3, e nuovamente vedete vado a rifare la mia nocciolina, la prima maglia alta, la seconda, la terza, chiudo tutto, catenella e si riprende con la sequenza fino a fine giro. Vedete? Poi qui cosa faccio? L'ultimo punto lo lavoro e lo chiudo con l'altro colore e si ritorna indietro e si fa sempre la stessa cosa. Io adesso vi faccio vedere invece il pannello che dobbiamo realizzare per creare la nostra pochettina. Guardate quanto è bello. Io ho realizzato 52 catenelle più 2 e sono tornata, vedete qui ho iniziato da questa parte, quindi che cosa ho fatto? Le mie 52 punti bassi, sempre multiplo di 4 più 2, e ho cominciato a fare, vedete, tutti i giri. Poi una volta che ho terminato, esattamente sono, quindi ho ripetuto 3, 6, 9, 12, quindi sono 16 giri di punto nocciolina, vedete, e poi ho creato un giro di contorno a punto basso. E adesso dobbiamo creare la nostra pochette, quindi io adesso, vedete, sto mettendo al rovescio il lavoro perché le cuciture le facciamo a rovescio e poi rigiriamo la borsa. Io qui mi sono staccata 10 punti e 10 punti, poi voi la potete fare anche o più in alto o più in basso in base ai gusti. Personalmente ho deciso di creare le cuciture a questa altezza e realizzare, quindi questo sarà il risultato finale, solo che dovrà essere rivoltato. Quindi adesso io aggancio tutto e ci rivediamo per farvi vedere le cuciture laterali. Prima di iniziare le cuciture vi dico che questo pannello per lungo misura 30, quindi 30 in lunghezza e 20 cm in larghezza. Allora, ago tirafettuccia, ho messo un po' di rafia in doppio. Allora, quindi sempre messa al contrario. Io adesso intanto mi aggancio in questo modo, poi questo filo lo andiamo a nascondere e adesso io cosa vado a fare? Prendo tutte e 4 le asole, vedete? Quindi 2 di qua e 2 di là, questo lo possiamo togliere, e faccio passare la rafia. Poi vado da questa parte, faccio la stessa cosa, 4 asole e tiro per bene e proseguo. Tiro per bene, mi assicuro che sia molto salda questa cucitura e continuo. E questa è la cucitura che dobbiamo fare anche dall'altra parte. Fino a qui, poi la ripetiamo da questa parte, rigiriamo la nostra pochette e ci rivediamo per farvi vedere come cucire la calamita. Ecco qui la cucitura effettuata, così gli diamo anche un po' di spessore. Io qui già ho trovato il punto dove andare a cucire la calamita. Allora, nel kit c'è solo una calamita che potete decidere di mettere qui o lì, oppure anche chiuderla con un bottone o anche con la stessa rafia. Allora, io mi ritrovo una calamita anche piccola, quindi decido di inserirla. Allora, questo è il mio centro. Allora, ho preso del filo invisibile, l'ho messo in doppio e adesso vado a cucire in questo modo, in questi fori, come se fosse un bottone.
quindi facciamo un paio di passate per ogni foro. Ecco fatto. Adesso mi sposto, così non si vede il filo, mi sposto da questa parte, così sbuco e vado a prendere l'altro foro. Volendo potete comunque cucire anche con un filo in tinta. Vedete? E poi, sempre passando tra le maglie, scendiamo e andiamo a lavorare questi due. Poi, vedete, io poi prendo la misura, mi vado a trovare il posto per andare a cucire questa calamita e la nostra pochettina abbinata sarà terminata. Guardate che carina, io ho ripiegato le punte, guardate, ho praticamente dato dei punti qui e qui perché mi piaceva di più questa forma, ma volendo voi potete lasciarla diciamo normale, quindi non ripiegare le punte. A me è piaciuto anche perché, siccome è rimasta un po' di rafia, volendo questa pochette che va inserita nella borsa la possiamo trasformare anche in borsetta, perché con quel poco di rafia che è rimasto possiamo creare anche una piccola tracollina. Quindi vi ricordo che c'è un kit a vostra disposizione su gomitoli.com, sconto del 30% ancora per qualche giorno, quindi con un'unica spesa abbiamo due borsette e potete scegliere anche tra altre varianti oltre quelle che vi ho proposto io in questo kit. Le misure ottenute sono 18, 12 e circa 60 grammi di rafia. Se avete dei dubbi, come sempre, mandatemi un messaggio. Non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.